So it's very nice to be here. This is my first trip outside of the UK with Kammerling, so it's quite a big moment for me, and also very pleased that I've got an Italian audience. Obviously, my inspiration is bitters and amaro. If you want to. I don't know how much English you speak, so we're going to just do a little bit, and then he's going to translate. Quindi lui ha grosso piacere essere qua anche perché è la prima volta che esce dal territorio inglese e il fatto di essere qua in Italia gli fa ancora più piacere perché una delle sue grandi ispirazioni sono proprio gli amari e la cultura della produzione di amari qua in Italia, quindi la cosa gli fa davvero ancora più piacere. So just to start, I'm going to tell you a bit about my history. I've been bartending for 18 years now, and I started just in wine bars, cafes, restaurants, so I've worked up. I've worked all over the world, in Hong Kong, in Sydney, and in London a few years now, and I used to write for a drinks magazine, Class, and in Vibe. I wrote a cocktail book, the BBC published. I worked on different brands, some of them on the bar here, things like Campari and Miller's Gin and Grey Goose Vodka. I was the ambassador for Grey Goose Vodka for 5 years, and then that's when I started on the project. Have you been ambassador in London or? In London I was the main UK ambassador. Okay. Lui è stato barman per 18 years, no? Yep. Per 18 anni, e in questi 18 anni ha avuto diverse esperienze a Londra e all'estero, a Hong Kong e Sydney in Australia. Nel contempo ha avuto anche modo di scrivere per alcune riviste come Imbibe e Press Magazine, ha avuto anche modo di scrivere un libro edito dalla BBC e è stato anche ambassador per grandi marchi come Campari, nonché Grey Goose e Martin's Miller's Gin. It was actually when I was working for Miller's Gin, I helped. I'm not sure which one you've got here. Cioè Martin Miller's. Yeah, so you've got the. It was when I was working for Miller's as an ambassador, and I helped them develop the Westbourne strength, and I was doing lots of training on gin and the history of alcohol, and that's where I realised that there's no healthy option spirits. Quindi lavorando per Martin's Miller's ha avuto modo di andare a ricercare ancora di più tutto ciò che riguarda la produzione e le caratteristiche dei prodotti e dell'alcol, e quindi questo poi ha dato ancora di più ispirazione per quello che è il lavoro che sta facendo con Kammerling. So before I tell you how Kammerling is made, this is a sort of a more generic history about how alcohol has been used as a medicine, and it's only really recently that we've sort of lost that, especially in the UK. There's a lot of paranoia about drinking, lots of binge drinking, so this is sort of a little bit of a history lesson. Quindi comincerà con una storia riguardante tutto ciò che è il mondo dell'alcol e poi passerà alla produzione di Kammerlings. E la cosa da notare è che lui parlerà dell'alcol come un qualcosa di benevolo per l'uomo, visto che in Inghilterra, ma sappiamo anche noi qua in Italia, c'è questa volontà di demonizzare il prodotto alcol. Invece lui ci farà vedere che c'è ben altro dietro alla cultura dell'alcol. Okay, so in the beginning there was booze or alcohol. As soon as alcohol was discovered, the first beers, the first wines, the first meads, the first arracs were all used as a medicine of some sort. Alcohol relaxes the muscles, releases stress, relieves stress, relaxes the mind, and just helps you forget, and just is a part of an everyday kind of health routine. Quindi fin dall'inizio, appena ha scoperto l'alcol come bevanda, era sì una semplice bevanda, ma che poi si è scoperto avere degli effetti benevoli sul corpo, quindi è stato da subito utilizzato come medicinale, anche perché si vedeva che aveva dei buoni effetti sul corpo, ma anche sulla mente degli uomini, e così come qua è riportato era antisettico, anestetizzante e incrementava il benessere. And it's the root of the old-fashioned toast or salute, let's drink to health. Quindi quello che noi siamo soliti dire come salute, loro utilizzano il termine let's drink to the health, quindi beviamo per la salute. But before alcohol was used as a medicine, before there was even humans on this planet, there of course were natural remedies. Now, animals gravitate towards certain plants and certain things when they're sick. Dogs and cats eat grass. The parakeets in New Zealand, they eat manuka bushes because of the antiviral and antibacterial properties that these bushes have.
Quindi il fatto che le piante, quelle che noi chiamiamo botanica nella produzione di alcol, siano importanti lo scopriamo dal fatto che gli stessi animali sono soliti cibarsi di determinate piante per automedicarsi, e quindi da qua si capisce quanto è naturale e quanto è anche importante l'utilizzo delle erbe. So the way to take this would be to eat the herbs or the roots or the berries or the bark or whatever it is. You could eat it raw, or you can make it into a tea, or you make soup, or you cook with it. That's the before alcohol, that was the way they would take it. Quindi si è scoperto che le erbe e le radici potevano essere assimilate o crude o addirittura sottoposte ad infusione piuttosto che in zuppe per attività culinarie, comunque cucinate e manipolate. But the best way to extract all of the oils and the alkaloids and the ingredients that are contained within these plants is to infuse them in alcohol. Ma la miglior tecnica per estrarre tutti quelli che sono i principi attivi delle piante e delle erbe è l'infusione. So if you have alcohol, which is medicinal in some way, and you take natural plants, which are of course even more medicinal, when you put the two together, you've got effective medicine, which is something which Hippocrates made use of. Quindi la scoperta del fatto che l'utilizzo di erbe avessero un fine medicinale è stato scoperto per primo da Ippocrate, che è definito il padre della medicina moderna, appunto come qua è riportato. So Hippocrates was the father of modern medicine, and he used to collect local ingredients from Kos in Greece, where he lived at the time, and he really made the first form of vermouth, because he took local wine and he took local ingredients and he fused those two together. His brand of his own kind of formula was called Vinum Hippocraticum, and it was for intestinal worms. Quindi una delle prime rudimentali esperimenti che sono fatti sull'infusione e sull'utilizzo delle erbe è stato dato proprio da Ippocrate, con questa sorta di vermouth, di primordiale vermouth, noto come vino ippocratico, che sicuramente voi avete già sentito, che era nient'altro che un vino aromatizzato con tutte queste erbe piuttosto che radici messe in infusione con l'alcol stesso. If you take herbs and roots and spices and infuse them in wine, it's effective. If you infuse them into high alcohol, it's much more effective. This is a picture of an early Chinese pot still. The Chinese were the first people to invent distillation, and it suddenly made the medicine more effective. In higher alcohol, there's more of the alkaloids and the oils are dissolved. It also preserves. It's why gin was made with juniper berries infused in high-strength alcohol, to not only to preserve them, but so that all the oils were extracted, and also a higher alcohol goes in the bloodstream quicker and has more of an effect. Quindi, così come sappiamo, maggiore è la quantità di alcol presente nel liquido e meglio risulterà l'infusione, ma anche dal punto di vista della conservazione si avranno risultati ancora migliori. L'esempio che faceva Alex riguardante il gin, dove si utilizza un alcol proveniente da cereali che ha una gradazione alcolica molto alta, che supera i 40 gradi, quindi maggiore è il contenuto di alcol, migliore sarà il processo di infusione e anche la conservazione del prodotto stesso. So essentially, by taking natural botanicals and infusing it into high-strength alcohol, you have a tincture, and that is the way that many of today's bitters and liqueurs are made. These products are made by taking natural ingredients and alcohol, infusing them, and then just filtering it off. Quindi le tinture sono nient'altro che un'infusione di erbe in un liquido dal forte contenuto alcolico. E questo è il processo con il quale i più famosi liquori attualmente in circolazione vengono prodotti. This is a great image here, but this is a painting from 1771, and this is at the end of the alchemists' era. The alchemists really were practicing from sort of 1300s through to the 1700s. Now, the alchemists were the druids, they were the scientists, they were the philosophers, and they were the religious men of the day. Quindi in questa immagine potete vedere un dipinto che raffigura un alchimista,
quel movimento di filosofi piuttosto che studiosi, piuttosto che persone vicini alla religione, che dal 400 al 700 cercavano di capire tutto ciò che riguardava l'inconsueto e il non conosciuto, cercavano di trovare praticamente una ragione a tutto, e per quanto riguarda la produzione di alcol furono tra i primi che cominciarono a sperimentare la produzione appunto di infusi. So they took the knowledge that what happened is the Chinese invented distillation. It travelled through into the Arab countries. The Arab countries started the alchemists' art, which involved distillation, and then it spread through into Western Europe. And the alchemists were looking for the philosopher's stone. They were trying to turn lead into gold, and they were looking for the elixir of life. Quindi l'arte della distillazione, che è partita dalla Cina e attraverso i viaggi è arrivata anche in Europa, ed è stata quindi poi messa in opera dagli alchemisti che cercavano che cosa? La pietra filosofale, ovvero la possibilità di tramutare la pietra in oro, e hanno cominciato a studiare anche la distillazione perché pensavano potesse portare appunto a questa scoperta. And what the alchemists did was they really set the benchmark for the big spirits in Europe. Eau de vie, aquavite, aquavit, they all translate as the water of life. Now, the reason they were called the water of life is because if you had enough money to buy what these guys were making at the time, and bearing in mind that these guys was very secretive and very special, there was not many people making distillates. And so if you could afford to buy them, it was a status symbol. You had lots of money and therefore you bought what they made. Erano pochi gli alchimisti, erano poche le persone che potevano mettersi all'opera con la distillazione, e loro vendevano questa come acqua di vita, come un elisir di lunga vita, che infatti ritroviamo anche nell'epoca moderna attuale, come eau de vie in Francia, come acquavite in Italia, aquavit in Scandinavia, quindi nella parte nord europea, che intende sempre l'acqua della vita, quindi un elisir per la lunga vita. So the people that had the money to buy spirits, they also drank wine, they also drank beer. That means that they did that more often than whenever they could, they would drink alcohol because they believed it gave life. But the reason why they thought it gave life was life expectancy around this time was 30, 35 if you were lucky. So if you just drank alcohol, you avoided the water. Now it was the water that had the diseases in it, and that was killing people off at an early age. So if you just drank alcohol, you lived longer. Quindi poche erano le persone che potevano permettersi di acquistare l'alcol, e queste stesse pensavano di poter vivere di più. Perché in quel periodo l'età media si aggirava intorno ai 30 anni, ma bevendo alcol cosa succedeva? Si beveva una parte liquida dove tutte le sostanze che potevano nuocere alla salute venivano eliminate, perché la distillazione sappiamo che è una sorta di purificativo, no? Per il prodotto, e quindi questo ci permetteva di andare a contrarre meno quello che erano le malattie che in quel periodo erano soliti incontrare le persone. Although I don't recommend that you drink alcohol all the time, because you do need water to live. You're not going to get to 35 today if you just drink alcohol. So you are not going to live No. Okay. Quindi adesso è il contrario, bisogna bere alcol, come sappiamo, nelle quantità giuste, perché sennò si rischia di andare sotto i 35 anni. But today, alcohol in moderation is good. Quindi l'alcol e la moderazione sono due parole che viaggiano sulla stessa linea. So the alchemists, they set a standard, and they were a very secretive bunch of people. If you wanted to learn about the alchemists, you had to do an apprenticeship. You had to study with an alchemist, and you had to learn from him, and then you had to travel and tell someone else and take on another apprenticeship. So it took a long time. There was no alchemists.com. You couldn't just look up recipes. It took a long time for that to spread, but slowly it did spread. Quindi in quell'epoca chi voleva avvicinarsi all'alchimia doveva andare a lavorare e a partecipare nell'attività degli stessi alchimisti, e man mano ci si tramandava tutto quello che erano le ricette e le competenze. Non esisteva, faceva un esempio lui, alchemist.com, un sito internet, così come invece oggi è facile trovare informazioni, ed era un qualcosa che ti portava via moltissimo tempo. And so this image here shows an apothecary from the 1400s.
And by this time, this is the commercialization of what the alchemists were doing. Around this time, the Spanish, the French, the Portuguese, the Dutch, the English were all travelling around the world colonizing and taking ingredients from the West Indies, from the East Indies, lots of herbs, lots of spices, exotic fruits, and using them in raw form, in powdered form, in infusion and distillate form, and selling them. Quindi nel 400 si è cominciato ad aprire quelle che si definivano apotecari o farmacie, dove era possibile acquistare e commercializzare. Questa sorta di sviluppo commerciale è nato in quello che erano i paesi che colonizzavano il mondo e quindi avevano la possibilità di importare le varie spezie e i vari ingredienti che poi le persone ritrovavano negli infusi, quindi la Spagna, il Portogallo, piuttosto che appunto l'Inghilterra. And that sort of led into much more commercial and really into pharmacies. But sort of before we get there, this is an interesting point for me, being a bartender, is this is where the bartending and pharmacies, kind of is a grey area. Quindi in questa foto è ritratta una farmacia dell'800 e a parere di Alex è il momento in cui la farmacia e il bar si sono un pochino fuse, e da lì è il momento in cui è partito quello che è il mondo della mixology che conosciamo noi. So yeah, for me the interesting thing, this is from the 1800s, so this picture could be a bar. It's not, it's a pharmacy, but it could be a bar. It could be a Parisian, or it could be somewhere in Italy as well. Now, when this was shot, Gaspare Campari was making bitters, and Antoine Pechot was making bitters in New Orleans. Dr. Seeger has already made Angostura bitters. These are all pharmacists that started kind of serving tonic. So what your daily routine would be, if you could afford it, would you'd go to a pharmacy and you'd have your shot of bitters. Now, an interesting sort of twist to cocktail history is that bitters were taken daily, but they didn't taste very nice. You'd never have a shot of Angostura, but when you put some rum or some cognac or whiskey in there, it tastes a little bit nicer. Add some sugar and a squeeze of lemon juice and you've got a cocktail. So the cocktails were really, this is a sort of quite a new idea really, is that cocktails were invented because of the taste of bitters, not to add to whiskey or cognac or whatever it was. Quindi questo è molto interessante perché lui dice che in questa immagine è ritratta quello che era l'ambiente dove lo stesso Campari a Novara piuttosto che Antoine Pechot a New Orleans hanno inventato i loro bitter che ricordiamo appunto erano venduti come dei medicinali e quindi le persone si recavano nelle farmacie per andare a prendere uno shot piuttosto che una determinata quantità di quello specifico liquore, ma questi liquori avevano un sapore, lo sappiamo, non sempre gradevole, e fa l'esempio dell'angostura che non è assolutamente piacevole da bere così straight, così liscia, ed è qui che è nata la necessità quindi di inventare delle misture, la necessità di inventare quella che è la miscelazione, ovvero di miscelare con altri prodotti questi bitter, questi liquori, di modo da renderli più gradevoli. Quindi un po' lui sfata il famoso mito del cocktail come coda di gallo per miscelare, ma invece riprende il fatto che i cocktail siano nati in un ambiente legato alla medicina, quindi sicuramente di un livello molto più alto. So we're going to now go to Prohibition. Now these are some bitters here. There's a label, Very Bueno Bitters, which basically explains here this is good for your stomach, it's good for digestion, it's good for general health. We've got some cannabis bitters up here, which was a legal product in America. This is from America. A Gentian elixir tonic, some juniper berry extract down here, Pepsi Cola down here. What is Pepsi? This is it's a little bit different. It was sort of using the it's not exactly Pepsi tonic, but so these products were used during Prohibition. They weren't banned. They were all alcoholic, but they weren't banned because of the medicinal properties. Quindi un'altra cosa interessante è che durante l'epoca del proibizionismo questi elisir non erano stati bannati, non erano stati proibiti pur contenendo dell'alcol. Perché? Perché erano considerati dei medicinali. Tra l'altro qua vediamo un bitter, un liquore alla cannabis addirittura, piuttosto che con chinino, bacche di ginepro e quant'altro, anche ad esempio la Pepsi che evidentemente a quell'epoca produceva qualcosa che era più medicinale piuttosto che la bevanda che oggi conosciamo.
The other interesting thing about prohibition is that the doctors at the time, because I don't know if you know any doctors, but doctors in the UK, they drink the most, they smoke the most, and they take the most drugs. And they didn't like the fact that you weren't allowed to have alcohol. Quindi una cosa interessante è che questi medicinali alcolici erano stati concessi dai medici, e guarda caso i medici sono quelli che ad esempio in Inghilterra fumano più di tutti e bevono più di tutti. Questa è una delle motivazioni, potrebbe essere una delle motivazioni. So they kind of got together and they actually went to the government and they said, look, we've been prescribing alcohol as part of a balanced lifestyle for all these years, and now we're not allowed to do it. So they sort of took to the streets with these placards: "We want beer, we want beer," and this is a prescription form. So during Prohibition there was 13 years of no alcohol, but you could get beer on prescription for a short period of time. Quindi anche per la birra, per un brevissimo periodo durante sempre il proibizionismo, questa poteva essere concessa tramite una prescrizione fatta proprio da un farmacista, e a quell'epoca, così come possiamo vedere, la birra era una di quelle bevande molto richieste, e quindi si è trovato questo escamotage. But it was because the people need the beer, or because they want to drink beer? Because they wanted to, but because the doctors wanted to mainly. But the doctors said that it's part of, we've been doing it. You know, when someone comes into a waiting room, they're stressed. You know, the doctor would say, go home and have a beer. Quindi come antistress consegnavano la birra, e prescrivendola era concesso quindi acquistarla, nonostante la motivazione fosse della volontà di bere ma non della necessità Quella lì effettiva. era la prescrizione del, Sì, questa this is the prescription form. Yeah. Sì. Vedete tra l'altro qua, kind of equal. So this means that the pharmacist... It was mainly beer, but you could actually get whiskey and things. Ok. Questa è un'altra cosa molto interessante, perché in realtà il farmacista poteva prescrivere qualunque tipo di alcol, perché qua leggete kind of liqueur, quindi che tipo di liquore poteva essere prescritto. So kind of liquor, whiskey, quantity, a bottle, directions, drink neat, or drink with a little twist of lemon or something. Okay, so around the same time, in the early part of the 1900s, the modern drug companies found a way to synthesize natural ingredients, and the need for alcohol sort of died off as a base ingredient for medicines. Quindi nell'epoca moderna, dopo l'Ottocento, c'è stato questo cambiamento da apotecari a farmacie, non solo in termini di sostantivo, ma anche proprio in termini di qualità dei medicinali venduti, perché le aziende farmaceutiche hanno accantonato l'alcol e hanno cominciato ad utilizzare, così come qua scritto, droghe sintetiche, sicuramente anche per una diminuzione dei costi, because they cut the cost, no? Producing it was cutting costs, but it was more about the money that could be made. So a good example is the willow tree. Hippocrates was using the willow tree as a pain relief. So you take the willow bark, you'd infuse it in wine, and that would have pain relief. And that was used for thousands of years, until a German company, Bayer, came along and found a way to synthesize willow without the need for alcohol, and then made aspirin, and then they patented it and made a lot of money from it. But you can patent aspirin, but you can't patent willow. So suddenly all the drug companies, Pfizer, Bayer, all the rest of them, became incredibly large corporations. Quindi un esempio è fatto appunto su questa cosa qua. Inizialmente quella che oggi è conosciuta come aspirina veniva prodotta naturalmente, fino a quando questa azienda tedesca ha trovato il modo per sintetizzare il principio attivo dell'erba, di modo da produrre sinteticamente l'aspirina, e questa è diventata anche alla mercé di molte più persone, quindi le aziende farmaceutiche hanno cominciato a fare molti più soldi, perché il prodotto diventava un prodotto di massa. And so really that was only quite recently. The last 100 years have seen the kind of pretty much the end of alcohol as a base for medicine. But before that, lots of ingredients had alcohol in. Quindi questa è stata un po' l'epoca in cui è terminato l'utilizzo come medicinale dell'alcol, ed è cominciato ad essere quello che noi oggi conosciamo. Here's just a couple of adverts. Until recently, Guinness was advertised. I don't know if it was here, but in the UK, Guinness is good for you. Well, that was their main advertising campaign until the 1970s, and now, like I said, in the UK, very, very paranoid about alcohol. Alcohol is now seen as bad. It's just all bad.
and there's no kind of reference to the moderation or the fact that it's been a medicine for thousands of years. Which is the period of this What's picture, that? 1960? This is a little bit earlier, but Guinness is good for you. That's strapline Till the 60s. till the 70s. 70s. Quindi nonostante non sia più stato riconosciuto come medicinale, l'alcol era sempre visto anche dalle aziende come qualcosa che dava benessere, quindi Guinness fa bene per te, tra l'altro anche qua Guinness give you power, no? Ti dà la potenza. E questa cosa è continuata fino agli anni 70, anche se invece in quest'ultimo periodo, soprattutto in Inghilterra, ma ripeto anche qua in Italia, l'alcol è visto come un qualcosa di demoniaco e di dannoso per noi. And The same is here in Italy. Okay, yeah. So and especially that's encouraged by the big drug companies, who of course are making lots of money from their pill form or liquid form, whatever, and the government as well, saying alcohol is bad. But these products still have alcohol in them, mouthwash, cold and flu symptoms, anti sort of congestion medicines and things like that. Quindi nonostante appunto le aziende farmaceutiche producano medicinali sinteticamente, che quindi anche il governo abbia cominciato a far vedere l'alcol come qualcosa di negativo, ci sono comunque dei medicinali che tutt'oggi contengono dell'alcol.